Eccoci qui sul canale di nuovo, ben ritrovati a tutti e a tutte, spero che stiate bene, buon inizio settimana, spero che stia andando tutto alla grande. Dal mio punto di vista, ecco, da parte mia volevo dirvi, volevo ringraziarvi perché comunque già ho visto che il primo video ha avuto un buon seguito, condivisioni, likes, insomma. Speriamo di crescere sempre così insieme, mi fa piacere, spero che troviate sempre i contenuti interessanti. Così cresceremo sempre di più insieme, forti, una community sana e mi auguro che possa sempre andare meglio. Venendo a noi, volevo prima di entrare nel merito dell'analisi della partita di stasera, volevo giusto spendere due parole per quanto riguarda la partita di ieri, che comunque riguardava in maniera diciamo indiretta l'Inter, perché comunque c'è stata Napoli-Udinese. Come sapete è arrivato questo pareggio che comunque era un po' insperato all'inizio, visto che comunque il Napoli giocava in casa, è sempre stato un po' schiacciasassi in queste ultime partite, anche se sappiamo che insomma veniva da un pareggio a Roma che era stato un po', ecco, se così possiamo dire, ai punti forse la Roma meritava qualcosa in più, però è anche vero che comunque il Napoli in casa poi era un'occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire, ma onestamente si è trovata di fronte un Udinese che ha messo in campo una tattica intanto che ha un po' inguaiato il Napoli. Devo dire ancora una volta faccio i complimenti all'allenatore dell'Udinese perché sta dimostrando ottime competenze, anche se aveva fatto chiaramente un inizio alla grande, adesso fisiologicamente un po' è calato, però devo dire che ha delle buone individualità e credo che comunque si potranno togliere alcune soddisfazioni nel corso della stagione ancora. Venendo alla partita ancora di ieri, volevo giusto dire che al solito Conte, che noi conosciamo molto bene perché comunque ci ha dato la gioia del 19esimo scudetto, insomma lo conosciamo un po' come persona, come carattere, il suo modo di comunicare. Da questo punto di vista chiaramente ha sempre le sue tattiche, no? Quindi ieri mi hanno fatto un po' sorridere le sue dichiarazioni a fine partita in cui diceva che fondamentalmente questo pareggio era un punto guadagnato, che il Napoli sta facendo cose straordinarie, insomma è come se lui stesse facendo un miracolo. È chiaro che dal suo punto di vista deve essere così, però non dimentichiamo mai che comunque il Napoli ha lo stesso numero di giocatori dell'Inter, cioè 24 e 24, affronta una sola competizione, è stata addirittura, come ricordate, eliminata dalla Coppa Italia per mano della Lazio, e l'Inter invece si trova ad affrontare tre competizioni, se non quattro, chiaramente considerando anche la Supercoppa. Ora, quello che mi fa sorridere più che altro è che leggendo alcuni titoli di giornale poi c'è sempre l'Inter che è sempre con le spalle al muro perché deve sempre vincere, deve necessariamente vincere. Sì, è vero che l'Inter deve sempre puntare a vincere perché è una società di blasone, è una società storica, è una società che comunque è vincente. Però fa sorridere un po' perché comunque il Napoli giusto 2 anni fa, nemmeno 2 anni fa, ha vinto uno scudetto dominando e alcuni giocatori comunque di quello scudetto sono rimasti. È chiaro che sono state anche cedute pedine importanti, però è anche vero che dall'altra parte sono stati comprati giocatori di profilo. Lukaku con Conte gli ha sempre reso alla grande, è un giocatore internazionale. McTominay nemmeno a parlarne, insomma viene dal Manchester United. Ragazzi, non dobbiamo mai dimenticare questo e dobbiamo sempre diciamo, cercare di essere obiettivi nelle analisi. Quindi mettendo da parte un attimo questo discorso, andiamo adesso alla partita di stasera. Come vedete in copertina ho messo io quello che poi certe volte viene definito uno scioglilingua, no? Zalewski-Zielinski. Adesso abbiamo questi due giocatori polacchi, comunque Zalewski è italo-polacco. E stasera io credo che possano essere, a mio parere, mettendoli in copertina, un po' la chiave di volta, no? La chiave di lettura di questa partita, perché Zalewski io onestamente lo farei partire dall'inizio, anche se vedo dalle formazioni, dalle possibili formazioni, dalle probabili formazioni che comunque non viene dato come possibile titolare. Lo stesso Zielinski, però devo dire che nell'ultima partita contro la Fiorentina ho visto un po' Mkhitaryan in difficoltà, così come Bastoni, così come insomma alcuni giocatori che si vede che sono un po' in debito di ossigeno, lo stesso Cialanoglu che comunque viene da un infortunio. Anche il fatto di doverlo schierare nel derby purtroppo è stata una mossa un po' azzardata da parte di Inzaghi, che normalmente diciamo, fa delle scelte che sono corrette, se così possiamo dire. Poi è chiaro, ovviamente chiunque può sbagliare, però secondo me è stato un po' un rischio, ecco, metterlo dall'inizio in una condizione fisica un po'
così così. E anche a Firenze si è visto che comunque ancora non era in grande spolvero. Quindi da questo punto di vista io punterei più su Zielinski al posto di Mkhitaryan, lascerei a Khan in campo perché comunque è sempre una garanzia e poi ovviamente ha bisogno sempre di mettere minuti. Metterei Zielinski al posto di Darmian onestamente, perché Darmian come quinto ormai devo dire che non è più ecco, un ruolo secondo me ideale per lui. Lui secondo me ancora può fare il braccetto di destra, quindi nei tre della difesa, può dare secondo me un grande contributo ancora lì, però non lo vedo più ecco, con quell'intensità dei tempi in cui era arrivato all'Inter, in cui anche riusciva a fare certe volte la differenza con dei gol decisivi. Anche quest'anno comunque a Venezia ha risolto la partita, ma secondo me Zalewski è anche un giocatore che può risultare utile perché sarà una partita aperta. Sarà una partita che chiaramente dico è difficile perché comunque la Fiorentina si schiererà con i nuovi acquisti anche, quindi Zaniolo, fatemi pensare, scusate ho gli appunti qui, Fagioli, insomma, quindi è chiaro che sono dei giocatori validi. La Fiorentina ha una rosa anche al contempo comunque abbastanza lunga, i giocatori validi, sta facendo un ottimo campionato, quindi sarà una partita che può essere molto aperta, ma conosciamo l'Inter, sappiamo che nei momenti di pressione Inzaghi non ha mai deluso e la squadra non ha mai deluso, quindi secondo me diciamo, potrebbe essere una buona occasione per riscattarsi e per rimettere insomma, un po' le cose in carreggiata. Poi non sarà un dramma chiaramente se dovesse arrivare un pareggio o una sconfitta, perché ancora siamo quasi siamo un po' più della metà del campionato, ma come sapete il calcio è sempre imprevedibile, può sempre succedere di tutto, quindi niente drammi, cercare sempre di sostenere la squadra, cercare sempre di sostenere il mister, le scelte, perché ragazzi, credetemi, è un allenatore di prima fascia Inzaghi, assolutamente, poi ne parleremo meglio in altre analisi, insomma, non mi voglio dilungare troppo. Per quanto riguarda l'ultima nota, ho visto che probabilmente giocherà Acerbi, che è una cosa che mi fa molto piacere, però anche qui sono un po' indeciso su questa scelta perché comunque Acerbi, come sapete, non gioca da tanto tempo e rientrare in una partita comunque abbastanza difficile con un'intensità che può essere alta, potremmo rischiare con lo stesso effetto Cialanoglu nel derby. Comunque, piena fiducia chiaramente nelle scelte del mister, speriamo di avere stasera un grande risultato a favore. Mi raccomando, sempre Forza Inter, seguitemi, ci vediamo stasera nel post partita, speriamo magari domani mattina, insomma vediamo un po'. Vi ringrazio sempre e un abbraccio, ciao!